Wow, sono già passati 2 anni. Eppure Baldur's Gate 3 rimane sempre alla guida del mondo videoludico. Larian Studios rappresenta un faro di speranza in un'industria AAA che pensa solo al profitto e non fa nulla con passione. Avevo già avuto occasione di parlare della grande patch di marzo che ha concluso il percorso di sviluppo di Baldur's Gate 3. Nonostante ciò, comunque, Larian Studios ha continuato a far uscire hotfix su hotfix, tant'è che il 4 agosto passato è stato il secondo anniversario di Baldur's Gate 3 e c'è stato un ennesimo aggiornamento, oltre che delle dichiarazioni di Larian Studios dati alla mano molto interessanti di cui vi voglio parlare. Ben ritrovati, ben ritrovate, sono Tiranno Matto, magari mi avete già conosciuto per il mio video sull'ultima patch di Baldur's Gate o per i miei contenuti su Oblivion se siete interessati ai giochi di ruolo. Vi ringrazio per essere tornati in tal caso, ma andiamo subito dritto al sodo in questo nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di, dedicato al secondo anniversario di Baldur's Gate 3. Larian Studios mette sempre noi, la community, al primo posto e nel 2025, oltre il potentissimo schiaffo in faccia all'industria con la patch enorme finale gratuita che ha inserito tantissime sottoclassi per le classi presenti che noi giocatori stavamo chiedendo, addirittura volevamo pagare come contenuto aggiuntivo, siamo arrivati alla celebrazione del secondo anniversario. E va detto che nonostante sia arrivato molto in ritardo, il crossplay, la modalità foto, tutte queste piccole aggiunte hanno rappresentato un'altra svolta per Baldur's Gate 3, che continua, come vi stavo dicendo prima, ad avere numeri incredibili e si riafferma come alla guida soprattutto del sottogenere classico RPG, ma secondo me anche in generale come titolo guida per quanto riguarda tutta l'industria videoludica. Ci sono già stati nel 2025 tanti titoli che con passione hanno risposto a una o più necessità della community che vuole continuare a videogiocare e sostenere le realtà e i progetti meritevoli e che rispettano il tempo e il denaro dell'utenza. E penso che sia di ispirazione anche per i content creator come noi, quindi invece di tergiversare e riempire di fuffa questo video voglio commentarvi direttamente proprio il tema del video stesso, Baldur's Gate e questo anniversario. 265 milioni di mod scaricate. Vi rendete conto di quanto la community possa essere ancora attiva su Baldur's Gate? Ci sono altri dati che Larian ha condiviso con noi, soprattutto sugli achievement, quindi attenzione, come ci ricordano anche loro, spoiler alert, stiamo molto attenti. Se non avete finito il gioco o non lo conoscete quasi al 100% come il sottoscritto che ci ha speso tantissime ore, fermatevi adesso, passate magari fra qualche minuto al prossimo timestamp, ok? Larian condivide con noi tantissimi achievement non segnati su Steam, su Xbox o PlayStation, che sono proprio delle cose che possono accadere in casi eccezionali, come per esempio finire il gioco con un personaggio a livello 1 e basta, o finirlo con un personaggio jack of all trade, quindi che ha un livello in ogni classe disponibile, che è follia, c'è già un achievement per questo, però sono numeri interessanti. Un conto è finire il gioco come jack of all trade, un altro è farlo in modalità onore, ovviamente. Altri dati interessanti sono quelli sui nostri compagni e su tutte le volte che abbiamo cambiato loro la classe con il respec di Avvizzito. Cuore scuro, Sharty, ecco lei che è stata ovviamente respeccata di più. E ci viene anche specificato sotto che i 2 domini scelti per lo più sono stati quelli della vita e più di recente, dopo la grande patch, quello della morte, come chierica ovviamente. A quanto pare sia Karlach sia Lae'zel sono state respeccate molto spesso come paladino, la mia classe preferita, che è una versione sicuramente più interessante del guerriero, però al contempo il guerriero rimane secondo me un'ottima classe specificatamente per il multiclasse per via dell'azione impetuosa che ci permette di fare praticamente un turno in più di combattimento. Gale da mago a stregone, questo è un grandissimo affronto. Astarion mi aspettavo il monaco, invece anche lui come Will patto della lama, warlock e dall'ultima patch X-Blade, quindi lama del sortilegio, e qualche matto ha respeccato Minsk in chierico della morte. Infatti anche Larian ci è rimasta un po' così stranita. Molto interessanti questi numeri. Io penso che in realtà la modalità foto, le mod
e questa enorme patch di marzo abbiano dato tantissima nuova linfa vitale al titolo, che io ho giocato dall'inizio dell'Early Access e mi sono divorato all'uscita. Quanti di voi hanno apprezzato queste ultime patch? Ma soprattutto, quanti di voi si avventurano ancora nelle lande del Faerûn dall'accesso anticipato ad oggi? L'ambientazione dei reami dimenticati di Ed Greenwood va a braccetto con Dungeons and Dragons da tantissimi anni ormai. E le avventure dei nostri protagonisti sono un'estensione che lo stesso autore ha riconosciuto e apprezzato. Sono personaggi e storie indimenticabili e forse anche per questa ragione che io ho delle difficoltà. Si tratta di difficoltà creative. Pensavo di presentarvi la origin story a Baldur's Gate del mago matto che ha accompagnato la crescita del mio canale questa primavera. Però poi mi sono detto, ma ne vale veramente la pena? Riuscirei a fare una serie indimenticabile? Pur non riuscendo a dimenticarmi assolutamente nulla dei centinaia di playthrough che ho già fatto ben prima di far nascere questo canale. Od ancora, avrebbe senso fare delle guide quando miei colleghi più anziani hanno già avuto l'occasione, perché all'epoca lo facevano già, di coprire consigli, guide, la storia di Baldur's Gate 3 anche prima dell'uscita dall'accesso anticipato. Per quanto in realtà in Italia, rispetto che all'estero, sempre su queste cose c'è una grande penuria, perché pochi hanno seguito con grande passione e costanza Baldur's Gate 3 durante l'accesso anticipato. E qui vorrei muovere una critica, un po' lamentandomi, sia come utente sia come content creator, piccolino per carità. Alla fine in Italia quello che succede è che scimmiottiamo i successi che vediamo all'estero, giusto? E iniziamo a interessarci alle cose solo quando è garantito che sono in trend, che sono interessanti, che c'è seguito, che c'è pubblico. I grandi titoloni meritano assolutamente il video, anche esagerato nella miniatura e nel titolo, pur di parlarne. Ed è proprio per il pur di parlarne che a volte mi rendo conto che la qualità abbia peccato un pochino. Non so se sono all'altezza, però, di rappresentare un cambiamento di qualità, non ancora. Possiamo definirla anche insicurezza, ma vorrei giustificarmi un minimo. Io provo un grande rispetto per il lavoro di Larian e mi sembra sempre con questi video di non contribuire abbastanza, di non fare abbastanza, di non essere innovativo, di non portare un valore aggiunto in realtà. Anzi, mi sembra quasi di cavalcare io stesso la cresta dell'onda, mettendo in primo piano questo elemento che io stesso critico, quando in realtà si tratta di passione la mia. Come già detto nei video precedenti, ho un passato da player e da dungeon master del gioco da tavolo, ho sempre giocato tutti i titoli RPG, classici o meno, con un grande amore per le storie, anche perché grande appassionato di fantasy, di fantascienza e di narrativa. Sono dell'opinione che purtroppo in Italia l'interesse per certi mondi, per certi generi, per certe culture sia ancora abbastanza risicato. La fortuna e le buone scelte di mercato hanno fatto sì che Larian, tramite i traduttori legati a Dungeons and Dragons, localizzassero il testo di questo gargantuesco RPG in italiano. È bastato per portare il titolo nel nostro mercato con prepotenza e forza. Ha spaccato tantissime barriere, rivoluzionando anche l'approccio di moltissimi giocatori che erano estranei a questo sottogenere di gioco di ruolo videoludico. Ed è pure arrivato nel momento storico giusto, perché con la pandemia anche in Italia si è riscoperta un po' la cultura dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo da tavolo, di Dungeons and Dragons. Abbiamo visto e anche contribuito, come nel mio caso, a piccole realtà che andavano a guardare magari a Critical Role e Dimension 20, sempre andiamo a guardare gli americani appunto, con Stranger Things che ha avuto un grande impatto grazie a Netflix, si è un po' riscoperta quella sottocultura, ma ha sempre faticato, secondo me, anche per esperienza lo dico. E Baldur's Gate 3 ha rappresentato un punto chiave, un punto di svolta. Lo rispetto tantissimo per questo motivo e faccio veramente fatica a mettermi al livello giusto per trattarlo come ritengo che debba essere trattato.
Purtroppo mi sento di essere arrivato tardi e pensando al mio canale e a voi e a quello che volete vedere e sentire, sono sempre indeciso sul da farsi in tema Baldur's Gate 3. Se siete arrivati fino a qui, grazie di cuore per aver cliccato sul teschio del tiranno anche questa volta e di aver ascoltato il mio sproloquio verboso che a pochi piace, forse perché dà anche fastidio a volte quando ci si sofferma su certe cose che voglio comunicare. Non lo so, fatemi sapere, esattamente come mi farebbe piacere sapere da voi cosa vi aspettereste di vedere su questo canale. Io vi posso garantire che continuerò a trattare gli strategici tanto quanto i giochi di ruolo. Sono due sottogeneri che mi piacciono tantissimo e che rappresentano la mia esperienza videoludica. Posso dire di saperne abbastanza di entrambi i mondi e di interessarmi anche agli altri sottogeneri di videogiochi. In generale sono un grande sostenitore del medium videoludico nel suo insieme. Nel format di questa rubrica cerco di essere più amichevole per quanto un tiranno matto possa esserlo, nel voler parlare così a braccio con voi del tema del giorno, senza un copione. Sono sicuro che la maggior parte di voi, se avete già avuto modo di conoscermi, lo avete fatto con le mie guide e non è difficile rendersi conto, come dicono anche tantissimi colleghi molto più avviati anche su Twitch, come Dario Moccia stesso, che ormai ciò che tira di più su YouTube sono i contenuti verticali, cioè io vi faccio una lezione su qualcosa, vi guido, vi porto passo passo, vi prendo per mano e vi spiego determinate cose. Io credo che si possa anche andare oltre questa necessità di verticalità che ormai è presente sulle piattaforme e si possa creare anche ogni tanto un terreno più orizzontale, una condivisione più genuina di pensieri, esperienze di gioco e gameplay stesso. La difficoltà di cui vi stavo parlando è più relativa alla mia esperienza di gioco. Con 1300 ore quasi su Baldur's Gate 3 è difficile davvero per una persona come me che ha una decente memoria tornare in maniera genuina a rivivere tutto. Rischierei anche di forzarmi, di presentarvi qualcosa che non vi meritate forse, vi meritereste di più. E vorrei prepararmi per il futuro, per i prossimi titoli, per ciò che verrà, provare anche strade diverse per raccontarvi delle storie, per rendervi partecipi della mia esperienza su un titolo, di come io lo snocciolo, lo mastico, lo divoro completamente. Ciò detto, grazie per avermi ascoltato veramente fino in fondo. Anche oggi, dalla rubrica Parliamo di, tiranno matto out perché questo è quanto, avventurieri ed avventuriere.